Allora, oggi parliamo di qualcosa di davvero potente. Ho qui la documentazione di Home Genie 2.0. La nostra missione, se vogliamo, è un po' quella di smontare un cervello digitale, pezzo per pezzo, per capire come funziona questa IA che opera tutta in locale, a casa nostra. Completamente offline. Esatto. E c'è una frase che mi ha subito catturata. Il sistema non si limita a rispondere ai comandi, ma ragiona, suggerisce e agisce. Ragiona. È quella la parola chiave. Proprio quella. Ma cosa vuol dire concretamente avere un'intelligenza artificiale che ragiona in casa, senza che chiami un server chissà dove? Guarda, è esattamente questo il punto di rottura. Il cuore di tutto si chiama Lailama. E la documentazione lo dice chiaro. Non è il solito chatbot. Ah, ecco. No. Lo definiscono un agente autonomo, pensato proprio per essere il direttore d'orchestra di tutta la casa. E la cosa pazzesca è che usa modelli GGUF, quindi modelli linguistici avanzati, che girano su un hardware normalissimo, a casa. Ok, niente cloud, niente dati che escono. Niente, tutto tuo. Però aspetta, qui c'è un punto cruciale. Se non è un chatbot, allora cos'è? Voglio dire, come fa a sapere il contesto? A sapere che la luce fuori era blu un'ora fa? O che la temperatura sta scendendo? Come fa a non essere solo un pappagallo iperintelligente? Bella domanda. La magia sta in un componente che chiamano Context Engine. Context Engine? Esatto. In pratica, prima di ogni interazione, questo motore fa una specie di briefing all'IA. Le sussurra all'orecchio un riassunto di tutto. Guarda che fuori piove, la temperatura è 20 gradi, i carichi energetici sono alti. Ah, le dà il quadro completo. Il quadro completo, esatto. Così la sua risposta non è mai campata in aria, ma è sempre radicata nella realtà di quell'istante. Mi piace l'immagine del sussurro all'orecchio, rende l'idea. E infatti c'è un esempio pratico che ho trovato geniale. Nello scheduler c'è un comando che dice: imposta la luce del portico su un colore casuale, sempre diverso dal precedente. Ah sì, l'ho notato anche io. È quasi poetico, ma tecnicamente come si passa da questa frase a una lampadina che cambia colore? Allora, il flusso è molto elegante in realtà. Primo, il sistema cattura l'intento, cioè capisce la richiesta. Ok. Secondo, la Lailama ragiona, analizza la richiesta, controlla lo stato attuale, cioè il colore di adesso, per non ripeterlo, e prende una decisione. Ma il terzo passaggio è quello chiave. Che sarebbe? La mappatura su Fluent API. In pratica, la sua decisione viene tradotta in un comando per una cosa chiamata Fluent API Bus. Ecco, Fluent API Bus suona complicatissimo. Qui rischiamo di perdere chi non è, uno sviluppatore. Giusto. Prova a pensare a questo bus come a un traduttore universale, un interprete simultaneo. Ok. L'IA parla la sua lingua, la lampadina Zigbee parla un'altra lingua, il termostato un'altra ancora. Questo bus si mette in mezzo e fa in modo che si capiscano tutti. L'IA non deve imparare 100 dialetti tecnici diversi. Quindi è un intermediario. Un intermediario intelligentissimo. E poi, quarto e ultimo passaggio, il bus invia il comando tradotto e la luce cambia colore. Fine. Un momento, fermi tutti. Stavo rileggendo gli appunti e c'è una cosa che mi aveva lasciata a bocca aperta. La documentazione dice che Lailama stesso è un programma di automazione. Sì, ed è questo che cambia tutte le regole del gioco. È pazzesco. Non sei più solo l'utente di un'IA, diventi l'architetto della sua intelligenza. Ti danno le chiavi del suo cervello. Puoi aprire l'editor, modificare il codice, insegnargli cose nuove, cambiare come vede la casa tramite il Context Engine. Quindi posso personalizzare il suo ragionamento? Puoi personalizzare il suo nucleo. È per questo che la fonte lo definisce uno strumento portatile e autonomo. Per costruirti un robot su misura, insomma. Ogni cosa, dall'IA al sensore di temperatura e un modulo. Ok, quindi se mettiamo insieme i pezzi, la vera svolta non è solo l'IA che gira in locale, che già di per sé è fantastico per la privacy e la velocità. No, c'è di più. La vera rivoluzione è che non sei più un consumatore passivo di tecnologia. Ti danno il manuale e gli attrezzi per smontarla e rimontarla come vuoi tu. Proprio così. E questo ci porta a un pensiero finale quasi filosofico, no? Vai. Se Lailama è un programma, modificabile come qualsiasi altro script del sistema, dove finisce il confine tra l'utente che programma il sistema e un sistema che magari in futuro impara a modificare i suoi stessi script?
Mm. La linea diventa molto molto sottile.